Ciao a tutti amici e bentornati in questo nuovo video. Attualmente siamo all'aeroporto di Dubai che aspettiamo la connessione per il nostro volo. Come sempre voglio salutare e ringraziare tutti gli iscritti al mio canale. In questo viaggio vi porterò alle Mauritius. Quindi se pensate di fare una vacanza in piena autonomia, questo video è quello che fa per voi. Questa volta abbiamo deciso di coccolarci un po' e abbiamo preso una business class. E anche questa volta si vola comodi, come sempre Emirates è una garanzia. Eccoci arrivati in aeroporto, adesso andiamo a ritirare la nostra macchina che abbiamo noleggiato. Anche alla Mauritius c'è la guida a destra. Anche in questo viaggio faremo escursioni e conosceremo l'isola il più possibile, cominciando proprio dal sud-est dell'isola vicino all'aeroporto. Questa è la Blue Bay Beach. Qui siamo a Magheburg Waterfront, spero di averlo pronunciato nel modo giusto. Dopo aver trascorso l'intera giornata a sud-est dell'isola, ci dirigiamo verso nord-ovest, ma prima andiamo a recuperare Jacopo all'aeroporto. Eccoci, siamo arrivati a Truro Beach. E questa è Mont Choice Beach. Questa è una chiesa cattolica Notre Dame Auxiliatrice. Si stanno sposando proprio adesso. Non siamo stati invitati, ma abbiamo partecipato ugualmente. Praticamente qui ti cucinano il pesce appena pescato. E noi per pranzo ci fermeremo qui. Il nostro pranzo è pronto. Questa è una tappa che non deve assolutamente mancare alle Mauritius. Questa è la spiaggia di Pereibere. Qui siamo a Cuvette Beach, completamente a fianco a Grand Bay. Oggi siamo venuti a fare una passeggiata a Port Louis. Questo è un grande mercato dove la gente locale viene a fare i propri acquisti. Qui siamo nel waterfront di Port Louis. E come in tutti i paesi del mondo, anche qui c'è Chinatown. Qui siamo all'interno della cattedrale di Port Louis. Qui siamo all'interno di una moschea. Qui siamo nel tempio indù di Kailasam.
Su quest'isola professano diversi tipi di religione, infatti nel giro di pochi metri si possono trovare templi indù, chiese cattoliche e moschee. E oggi faremo una bella escursione sul catamarano. Prima fermata Flat Island e Gabriel Island. È veramente un posto stupendo. Adesso lasciamo l'isola di Gabriel e si rientra. E oggi andremo sull'isola dei Cervi. Siamo arrivati a Point Maurice, adesso prenderemo una piccola imbarcazione che ci porta sull'isola dei Cervi. È pieno di stelle marine. Alle 5 c'è l'ultima barca che lascia l'isola, quindi dobbiamo andare. Per raggiungere questo posto abbiamo speso solo 10 euro e ci hanno dato il lettino e un frutto di benvenuto. Oggi facciamo una visita anche al parco botanico. Quest'isola è piena di pipistrelli giganti. Questo giardino botanico è carino e ben tenuto e il costo di entrata è di soli 6 euro, ma consiglio di visitarlo solo se si ha del tempo che avanza. Dopo aver trascorso 6 giorni a nord dell'isola, ci siamo spostati in zona Flick and Flack dove alloggeremo per i prossimi giorni e si trova completamente a ovest e da qui riusciremo a raggiungere tutta la parte sud grazie alla nostra macchinina che abbiamo noleggiato e ci permette di spostarci e fare escursioni in piena autonomia, risparmiando un sacco di soldini. E questa mattina partiremo dalla spiaggia di Tamarin per fare un'escursione in barca e se siamo fortunati vedremo anche i delfini. Siamo stati molto fortunati a vedere i delfini e nuotare insieme a loro è stata un'esperienza davvero emozionante. Qui siamo a Crystal Rock, è un grosso corallo che esce dal mare.
Qui di fronte a Crystal Rock c'è il Benitier. Spero di averlo pronunciato giusto perché non conosco per niente il francese. Faremo pranzo qua e poi si ritorna a Flic and Flac. Quest'isoletta è veramente rilassante, non avevo mai visto delle bancarelle direttamente sull'acqua. È arrivata l'ora di pranzo. Siamo appena rientrati ed è stata una giornata davvero entusiasmante. Oggi faremo un po' di trekking sul monte Le Morne. A questo punto siamo quasi a metà strada. Siamo sempre più in alto. Questo posto è fantastico, ragazzi. C'è una vista incredibile. Per il tragitto che abbiamo fatto noi ci vogliono circa 3 ore, un'ora e mezza andare e un'ora e mezza tornare, ma c'è la possibilità di salire di ancora 200-300 metri con un'arrampicata, che non è consigliata a tutti. E proprio ai piedi della montagna, la Morne Public Beach. Oggi faremo una piccola gita alle cascate di Chamarel e alle terre dei 7 colori. Ecco la terra dei 7 colori. L'ingresso di questo parco costa circa 12 euro, ma direi che ne vale la pena. Oggi visita la fabbrica del tè Bois Chéri. Questa è una piccolissima parte di tutta la piantagione di tè che c'è qui intorno. Adesso faremo una degustazione di tutti i tè che abbiamo visto in lavorazione. Adesso, quando bevo un tè caldo, conosco la lavorazione di come è stato fatto. E ogni tanto in giro per l'isola si possono vedere anche delle scimmie. Oggi è il nostro ultimo giorno alle Mauritius. Quest'isola è piuttosto vasta, da sud a nord la distanza è di circa un paio d'ore di macchina. Per questo offre diverse attività, ad esempio, oltre a sfruttare le sue numerose spiagge, è possibile intraprendere svariati percorsi di trekking e molto altro ancora. Il parcheggio è sempre disponibile ovunque. I mauriziani sono gentili e disponibili. Come località non è così costosa come tanti pensano. Insomma, direi che ci siamo trovati davvero bene. E come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale e lasciare un bel like. E al prossimo viaggio!